Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a vedere insieme nel progetto Altcoin che cos'è Holochain e il token HOT. A grandi linee andiamo a riassumere che cos'ha di particolare questa blockchain rispetto alle altre, le sue implementazioni e i suoi utilizzi futuri. Ovviamente dopo la sigla. Pagina ufficiale di holochain.org, ma andiamo a vedere che cos'è questa chain. Holochain non è una solita blockchain, si differenzia un po' rispetto alle altre, un po' come IOTA che non è la classica block, anche Holo. Tanto andiamo un attimo a vedere con Cap. Il prezzo di Holo, il token HOT, non è elevatissimo, siamo a 1 centesimo, dove ha avuto una crescita nelle ultime 24 ore del 17,12%. Non ha mai toccato prezzi elevatissimi perché ha una supply circolante molto elevata, siamo a quasi 180 miliardi. Infatti se andiamo a vedere il prezzo più alto di sempre, che l'ha avuto il 5 aprile 2021, è stato di 2 centesimi, mentre il prezzo più basso il 13 marzo 2020 è stato di 0,0001843 centesimi. Da quando è stata immessa sul mercato comunque ha avuto un incremento del 2746%. Per quanto riguarda gli scambi dove acquistarla, è listata su Gate.io e Binance. Iniziamo parlando del metodo di consenso. Usano una sorta di sharding e loro lo chiamano DHT o semplicemente viene chiamato Proof of Service. Proof of Service è una prova di servizio dove il token HOT, che quindi è un token, un utility, viene dato come ricompensa agli sviluppatori che costruiscono e creano applicazioni decentralizzate all'interno della loro chain, oppure agli utenti che donano potenza computazionale per andare a convalidare i nodi. Grazie al loro DHT, come vedete, rende la blockchain di Holo scalabile, versatile, ovvero come vediamo ad esempio anche nella blockchain di Ethereum o di Bitcoin, quando ci sono tantissime transazioni in uscita, le blockchain si rallentano perché, come immaginate, il collo di una bottiglia. Abbiamo la bottiglia che verso il fondo è larga, quindi tutte le transazioni passano, poi la bottiglia si stringe, la blockchain si va a intasare e quindi tutte le transazioni rallentano. Oltre a rallentare possono anche aumentare le fee, perché pagando più fee ci sono delle transazioni che riescono a scappare da questo collo di bottiglia. Con il loro servizio, il loro nuovo algoritmo di consenso, riescono a dividere in tante porzioni tutte queste transazioni. Ogni gruppo elabora tantissime transazioni e si evita di formare questo collo di bottiglia. Non esiste un registro, non ci sono intermediari, non è centralizzata, quindi una blockchain decentralizzata con un sistema peer-to-peer. Il sistema peer-to-peer è molto simile al vecchio Mule, ovvero una persona carica un file peer e un'altra persona dall'altra parte lo può scaricare e scaricare le informazioni. Agent centric o agente centrico, praticamente questo servizio va a garantire l'autorità dello sharing, degli accessi e della memoria che viene messa in storage. Holochain consentirà agli sviluppatori di poter creare applicazioni distribuite, ma soprattutto scalabili con le integrazioni di determinati dati. I dati che fornirà Holochain sono la governance, le collaborazioni, social media, sharing economy, piattaforma collaborativa per le applicazioni decentralizzate, social community, supply chain e gestione delle risorse.
Arthur Brock e Eric Harris Brown sono i cofondatori di Holochain. Al loro team negli anni si sono uniti altre persone, altri ingegneri, sviluppatori, community manager. I fondatori Arthur Brock e Eric Brown fin dagli anni 80 hanno creato sistemi innovativi peer-to-peer e anche dei test per quanto riguarda delle criptovalute, quindi non sono proprio gli ultimi che si sono dedicati a questo tipo di creazioni. Attualmente in un progetto pilota stanno cercando di costruire dei software per delle applicazioni prive di consenso ma ugualmente distribuite. I loro collaboratori, cavalcando l'onda e l'esplosione del, chiamiamolo, crypto boom, stanno veramente dando sfogo alle loro più strane e visionarie idee. La caratteristica fondamentale di questa blockchain è che Holo consuma e consumerà un'altra delle caratteristiche importanti di questa blockchain è il consumo energetico ridotto. Ovviamente un po' di elettricità, un po' di corrente la consumerà per forza, ma nulla ha a che vedere con la rete di Bitcoin. Holochain non ha bisogno di potenti computer e mining farm, basta un semplice computer o addirittura uno smartphone per far girare questa chain. All'interno della stessa chain troviamo anche il gas, come se fosse Ethereum, ma in questo caso si chiama Holofuel. Funziona in modo simile, come detto, al gas di Ethereum e non ci sono alcune differenze di progettazione. Holofuel è progettato per eseguire miliardi di microtransazioni giornaliere per i servizi di hosting, ad esempio. Al momento della registrazione del video, Holochain è ancora in sviluppo. Gli analisti prevedono entro il 2025 una crescita discreta, non voglio dire importante perché nessuno ha la sfera di cristallo, ma se continua in modo costante ad andare avanti sulla sua roadmap e a validare tutti i progetti, attorno al 2025 dovrebbe aver raggiunto, diciamo, la chiusura del suo progetto ufficiale, quindi dovrebbe diventare una blockchain fatta e finita. I forum di Digital Coin e le previsioni di Digital Coin Price pensano e sostengono che Holochain possa arrivare al fine del progetto, quindi attorno al 2025-2026, possa riuscire a toccare il valore di 0,56 centesimi di dollaro. Ovviamente prendete tutti questi valori con le pinze perché, ripeto, nessuno ha la sfera di cristallo, queste sono solo supposizioni, bisogna sempre andare a vedere come si integrerà il token Holo all'interno del mercato, quali saranno le sue implementazioni future e come reagirà il mercato ad Holochain. Ricordo che le criptovalute e i progetti sono tecnologia, quindi molto innovative, ma al contempo invecchiano precocemente e quindi non si sa mai che un'altra chain possa fare le stesse cose di Holochain anche in modo migliore e possa superarlo. Quindi prima di investire fate sempre le vostre ricerche, le vostre valutazioni. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro consueto appuntamento, vi rinnovo a domani l'invito a seguire il mio canale. Se volete che vada ad approfondire alcuni progetti a voi cari o che vi incuriosiscono di più, fatemelo sapere nei commenti ai video dedicati ai progetti altcoin e appena avrò studiato un pochino il progetto e ampliato le conoscenze in merito, vi farò un video dedicato. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, unitevi alla nostra community Telegram per fare due chiacchiere insieme a noi e come sempre, se avete piacere, passate sul nostro Patreon. Ciao a tutti, a domani!